Ciao a tutti, io sono Pier Giorgio Parini, oggi siamo in Olanda, a Monster, a 2 km dall'Aia, dentro la cucina laboratorio di Copper Cress. Prepareremo 5 micropiatti o finger food a base di verdure, anche utilizzando gli scarti. La prima ricetta che faremo oggi è il cavolo cappuccio brasato. Gli ingredienti sono cavolo cappuccio, succo d'arancio, succo di melograno, rape colorate, i crescioni e olio, sale e aceto. Prendiamo il cavolo cappuccio sfogliato e lavato, togliamo il nervo centrale, lo mettiamo in padella, aceto, olio, sale, un po' di zucchero, del succo di melograno e del succo d'arancio. Andiamo sul fuoco, facciamo scaldare e lasciamo passare il cavolo cappuccio. Abbiamo le rape colorate, le condiamo con un po' di sale, un po' di olio, un po' di succo d'arancio e le mescoliamo facendole appassire, tanto che aspettiamo che il cavolo cappuccio sia cotto. E le rape stanno marinando, peliamo vivo l'arancio, tagliamo le due estremità, seguiamo la buccia e poi andiamo a incidere lo spicchio e ci prepariamo gli spicchi da usare per il piatto. Il cappuccio comincia ad appassire, l'importante è non farlo cuocere troppo, deve rimanere croccante. Lo bagniamo con il succo che abbiamo messo in padella, aggiungiamo un pochettino di acqua per proseguire la cottura. Lasciamo cuocere un paio di minuti, non di più, e giriamo le rape in modo che con il condimento abbiano modo di appassirsi. Ci prepariamo anche i germogli e le foglie da mettere sul piatto. Prepariamo i crescioni, in questo caso sono tutti rossi per lasciare il cromatismo del piatto, ma anche per una questione di gusti. Siamo pronti per impiattare il cavolo cappuccio brasato. Arrotoliamo il cavolo cappuccio sul cucchiaio, lo mettiamo al centro, poi copriamo con queste piccole foglie di rapa, gli spicchi di arancio e finiamo con i crescioni. Iniziamo con lo scarlet, che è il crescione dell'amaranto, lo shiso rosso, che è il basilico giapponese, e le foglie di ikra, che è un acetosella. Il piatto è pronto, il cavolo cappuccio brasato. Prepariamo la 1000 foglie di foglie, una stratificazione di tutte le foglie che riusciamo a trovare al mercato. Io ne ho trovate alcune, quindi useremo verza, bietole, cavolo cinese, rape colorate, i crescioni, olio, sale, pepe e frutta secca per finire il piatto. Prendiamo questa frutta secca mista, noci, mandorle e nocciole, la mettiamo in un contenitore e la copriamo con l'acqua. La dobbiamo lasciare a bagno nell'acqua almeno 6 ore. Si può lasciare tranquillamente in frigo anche 24 ore. Il giorno dopo la frulliamo. Ci procuriamo una padella o una placca da forno, foderiamo il fondo della padella e iniziamo a montare uno strato di foglie. Quindi la verza, condiamo con un po' di sale e olio, proseguiamo con gli spinaci, finito lo strato, sempre sale e olio, cavolo cinese, schiacciamo bene in modo da compattarlo. Possiamo preparare anche 2 rape colorate, bianche in questo caso, tagliate fini. Facciamo un altro strato, sempre poco sale e olio, e finiamo con la verza, anche qui sale e olio. Giriamo la carta da forno sopra le foglie e appoggiamo sopra un coperchio. Una volta chiuso, messo il coperchio, andiamo in forno a 180 gradi per 15-20 minuti. Questo è il risultato. Ci prepariamo i crescioni. Ho usato questi crescioni qui che sono tutti a foglie per richiamare il piccolo piatto, che è una 1000 foglie di tutte le foglie. Mettiamo la salsa di frutta secca frullata con l'olio che abbiamo fatto prima, mettiamo le foglie di crescione per dare volume e per il sapore. Abbiamo l'acido, il piccante e il profumato e il piatto è pronto. È il momento dei ravioli di rapa, una sorta di pasta ripiena dove non c'è la pasta ma usiamo una rapa per fare da contenitore alle verdure. Gli ingredienti per preparare la ricetta sono rapa bianca, carote, sedano, olio, sale, pepe e aceto ed erbe aromatiche. Prendiamo una rapa bianca, la peliamo, la incidiamo per togliere la parte davanti e dietro. Prendiamo la mandolina, ci serve per tagliare queste fette sottili di rapa, mettiamo nella bacinella poco olio, un po' di sale e un po' di aceto. Le giriamo, le mescoliamo per bene e le lasciamo marinare almeno 20 minuti.
prepariamo il ripieno per questo raviolo. In questo caso utilizziamo carote e sedano. Tagliamo le parti un pochettino più brutte e teniamo solo il cuore. La carota la peliamo. Prendiamo un contenitore e una grattugia e grattugiamo la carota. La carota grattugiata insieme al sedano, che adesso triterò a coltello, verrà utilizzata per fare il ripieno dei ravioli di rapa. Ci tagliamo delle piccole losanghe e poi, una volta che abbiamo le nostre striscioline di sedano, le giriamo e le tagliamo nell'altro senso. Il sedano e la carota vengono sì condite assieme, però avranno due consistenze diverse. La carota grattugiata molto fine, un po' più cremosa, il sedano un pochettino più grosso, un po' più croccante. Lo mettiamo nel contenitore, condiamo con un po' di sale, olio e aceto. Anche questo lo lasciamo marinare almeno per 10 minuti, un quarto d'ora. Nel frattempo, come prima, ci prepariamo i crescioni, il crescione d'acqua, il pisello. Questo è molto dolce, quindi non esageriamo nella quantità. Il pastis, che invece è freschissimo, ha questo gusto di anice molto intenso. Per preparare i ravioli basta prendere le foglie di rapa, stenderle, al centro mettiamo un po' di composto di verdure, carota e sedano, e li chiudiamo come una pasta. In questo caso gli diamo la forma di un piccolo raviolo. Sono chiusi i nostri ravioli, li possiamo posizionare nel piatto. Cominciamo a mettere i crescioni. Pisello, crescione d'acqua, mettiamo il pastis, che è quello con il sapore più fresco e aniciato, e i ravioli di rapa sono pronti. Adesso prepariamo albicocche, polline e fiori. È un dolce velocissimo da preparare a base di albicocche, latte, panna, burro, zucchero, il polline, che è un derivato della lavorazione delle api, si può procurare dagli apicoltori, miele e tutti i fiori che riusciamo a trovare. Oggi siamo da Koppers, quindi useremo i loro fiori commestibili. La prima cosa che facciamo: pentola, latte, panna, polline e miele. La mettiamo sul fuoco a scaldare. Non deve bollire, ma si deve solo scaldare, deve essere tiepido per non rovinare le proprietà poi del miele. Una volta che la panna, il latte e il miele si sono intiepiditi, lo mettiamo in un sifone, lo carichiamo con 2 cariche di gas e lo mettiamo in frigo a raffreddare. Intanto che la crema di panna, latte e miele sta raffreddando in frigo, prepariamo le albicocche. La padella, le albicocche. Queste sono albicocche secche fatte idratare per 2 ore nell'acqua tiepida. Le prendiamo, facciamo scolare un pochettino l'acqua, le mettiamo nella padella, aggiungiamo pochissimo zucchero, mezzo cucchiaio, e una noce di burro, 10 grammi, non di più, e andiamo sul fuoco. Le albicocche non devono cuocere eccessivamente, ma devono solo intiepidirsi e caramellare leggermente. Nella padella il burro e lo zucchero hanno creato questa sorta di emulsione, sono pronte. Ci spostiamo sul tagliere. Le albicocche le sistemiamo sul piano di lavoro. Vado a recuperare la crema di miele. Prepariamo in questo caso i fiori. Il miele si ricava dai fiori, quindi abbiamo cercato di tenere un filo logico nella ricetta. Utilizziamo fiori che hanno molto profumo e molto sapore, quindi ci sarà la parte acida, la parte molto più aromatica, più fresca, molto più dolce, e quindi a seconda dei fiori che utilizziamo dobbiamo stare attenti a dosarli anche sopra il piatto. Ce li prepariamo tutti, completiamo il piatto, in questo caso una ciotolina. Tagliamo l'albicocca a spicchietti, 2 albicocche in questo caso. Copriamo le albicocche tagliate con la crema di polline e miele, un pochettino di polline per profumare, e finisco con i fiori. L'apple blossom molto acido, l'anis che è invece molto fresco e profumato, l'oregano anche questo molto profumato, il dashi dolcissimo, e infine il purple dolce e profumato. E il piatto è pronto.
L'ultimo piatto che prepariamo è il brodo di bucce. Abbiamo visto questa bacinella che conteneva tutti gli scarti delle verdure che ho usato durante la preparazione delle altre ricette. Con questi scarti prepareremo il brodo che poi profumeremo con cardamomo e foglie di kefir lime. Prepareremo un infuso di scarti di verdura, semplicissimo da fare, si può utilizzare sia come bevanda, quindi una volta servito tiepido o freddo durante il pasto, oppure come consommé. Dentro la bacinella ci sono foglie di cavolo cappuccio, scarti di rapa bianca, bucce di carota, foglie di spinacio, verza, sedano e rape colorate. Gli ingredienti, soprattutto in questa ricetta, non sono fissi, quindi possiamo aggiungere o togliere a seconda di quello che abbiamo qualche pezzo di cipolla, qualche foglia di porro, qualche bietola. È l'idea che secondo me è interessante più che la ricetta in sé per sé. Per preparare l'infuso prendiamo tutte le foglie e gli scarti, li mettiamo in una pentola abbastanza capiente, le copriamo. Per questa quantità qui più o meno 700 grammi di scarto, 1,5 litri di acqua, il sale, qualche goccia di soia e andiamo sul fuoco. Una volta che la pentola è sul fuoco accendiamo, lasciamo scaldare l'acqua, non fino al punto di ebollizione ma più o meno 80-90 gradi, non dobbiamo arrivare al bollore. Le schiacciamo in modo che stiano a bagno e le lasciamo in infusione, almeno un'ora. Ci spostiamo sul tagliere, adesso preparo le foglie profumate, il kefir lime e le foglie di cardamomo fresco, taglierò e metterò in questo bicchiere per poi fare un'ulteriore infusione e per profumare ancora di più il brodo. Le tagliamo a piccoli pezzi, riempiamo questa piccola brocca. Perché la scelta di queste due foglie? Il cardamomo fresco lo uso soprattutto perché ha un profumo molto caldo, quindi molto avvolgente, mentre le foglie di kefir lime hanno un profumo molto più agrumato e molto più fresco, quindi danno una nota vivace al brodo. Sia la rapa rossa che il cavolo cappuccio hanno donato un colore violaceo all'infuso. Una volta che abbiamo fatto l'infuso con le verdure, lo filtriamo dentro la brocca dove abbiamo messo le foglie, lo facciamo riposare 10 minuti, filtriamo l'infuso di foglie e lo completiamo con i crescioni. Il brodo di bucce è pronto. Siamo arrivati alla fine, abbiamo preparato tutte e 5 le ricette, anche utilizzando gli scarti delle preparazioni che abbiamo fatto prima. Sono tutte ricette molto facili da fare, replicabili, che si possono tranquillamente rifare a casa, anche cambiando gli ingredienti e seguendo la stagione, quindi cambiando le verdure, tutto quello che possiamo trovare. Soprattutto la cosa che mi raccomando è divertitevi.